Ciao YouTube, ciao ragazzi di GT Drivers e di Sim Drivers, io sono Fabri78 e quest'oggi vi parlo della pedaliera Fanatec Club Sport V3. Allora, aprendo il cartone della Fanatec ho trovato, a parte una grossa pedaliera in alluminio anodizzato di colore nero, vari accessori che mi hanno lasciato sorpreso positivamente. Il primo è sicuramente il set di pedali ricurvi in plastica, i cosiddetti D-Shape, che in pratica danno l'opportunità di poter montare questa pedaliera alla rovescia, e in più si adatta particolarmente a tutti quelli che sono i cockpit tipo quelli di Formula 1. Io ho preferito montarne uno sull'acceleratore e uno sulla frizione perché sono fighissimi, e questa è la mia opinione. E ho lasciato la piastra tradizionale Fanatec sul pedale del freno perché in termini di grip e di pressione credo che sia meglio la piastra larga. Da dire sui pedali, praticamente si possono posizionare come si vogliono, più a destra e più a sinistra, chi vuole fare tacca e punta, insomma si possono veramente posizionare come si vogliono. I D-Shape addirittura si possono inclinare in funzione dei propri bisogni. Dentro al cartone c'erano anche altri accessori, il grasso per la lubrificazione di tutto quello che è pistoneria dietro, c'erano due molle supplementari con una resistenza più dura rispetto a quelle montate d'origine. Io infatti l'ho montato sull'acceleratore perché sulla frizione non ne avevo l'esigenza. Comunque è sempre un di più. Oltre a tutto questo c'erano naturalmente tutti quelli che sono i cavi USB, cavi per il collegamento della pedaliera al servo base Fanatec e tutto quello che è bulloneria, quindi qualcosa di interessante c'era oltre alla pedaliera stessa. La pedaliera si può collegare, come dicevo, quindi a un servo base Fanatec normale oppure in via USB, e questo la rende compatibile con la maggior parte dei PC e console Next Generation. Strutturalmente questa pedaliera non è cambiata tantissimo rispetto alla versione precedente. La struttura principale è formata da due passanti in metallo, uno davanti che serve da perno per l'aggancio dei pedali e uno posteriore al quale si aggancia tutta la pistoneria. Il tutto è tenuto da due carenature laterali ricurve che fanno sembrare questa struttura molto solida, e in più davanti c'è una pedana per l'appoggio appunto dei talloni per l'utilizzo della pedaliera. Il tutto è organizzato molto bene, tutto quello che è circuiteria non si vede praticamente nulla, tutto è organizzato molto bene. Per quanto riguarda l'acceleratore, praticamente è un copia e incolla che era nella versione precedente, arriva a fine corsa tranquillamente, si comporta molto bene, quindi nulla da aggiungere. La frizione, il sistema è un po' cambiato mi pare. Quello che è l'elemento fondamentale di questa pedaliera sicuramente è il freno. È stata abbandonata la vecchia idea dell'ammortizzatore. Qui c'è chiaramente un pistone che ha un anello di regolazione che più si regola forte più si ha questa sensazione di durezza del freno, ed in più questa pedaliera si possono adattare addirittura altri accessori quale il damper kit, che vi parlerò più tardi. Allora, quello che mi ha colpito particolarmente è sicuramente questa sensazione di familiarità che si ha con i prodotti del brand Fanatec. Io avevo precedentemente una CSR Elite e subito ho trovato questo feeling immediato con questo prodotto. Onestamente guidando con questa pedaliera è fantastico, cioè si ha la resa a livello di guida e di sensazione è un qualcosa di veramente eccezionale. Io personalmente ne sono pienamente soddisfatto. È una pedaliera che ci si può andare pesantemente, cioè si sente che la solidità è presente e la qualità pure, e c'è un prodotto che si può situare tra l'economico e il professionale. Però onestamente io sino adesso l'ho maltrattata, i miei amici che sono venuti qui a casa per fare simulazione l'hanno maltrattata e rimane impeccabile. La Fanatec si è adattata agli standard che ormai tutti i brand utilizzano, e cioè i sensori Half Effect. Sono dei sensori che danno la possibilità di rilevare la posizione del freno in modo molto preciso, e questo si ha l'effetto subito sull'utilizzo della periferica stessa. Sulla Club Sport V3 è installato un sensore a 12 e vi assicuro che è molto efficace. Con questa pedaliera si possono effettuare delle staccate violentissime,
Basti pensare che comunque a livello di qualità, di resistenza, c'è una corposità e una sensazione di sicurezza che comunque ti fanno andare per stare sul freno. C'è una cella di carico da 90 kg, ci puoi andare giù pesante, cioè la puoi maltrattare come vuoi, questa pedaliera sarà sempre pronta a dare la risposta giusta. Oltretutto, come dicevo, si ha la possibilità di installare un damper kit per chi volesse simulare la frenata idraulica. Infatti è un ammortizzatore idraulico che si installa dietro il freno. Se regolate tutto e l'anello del pistone del freno più il damper kit dietro troppo forte, il freno non lo pigiate, e il tutto come struttura resiste tranquillamente a qualsiasi tipo di sollecitazione. Una pedaliera ad altissima qualità. Un altro punto che di cui vorrei parlare sono i rotori che sono montati sull'acceleratore e sul freno. Ovviamente è sorprendente ed entusiasmante a primo abbordo, appena cioè, è una figata sentire che la vibrazione del motore sul piede dell'acceleratore, o quando si frena si sente una vibrazione. Però credo che la sensibilità ancora non sia veramente a punto rispetto cioè non sia veramente dettagliato per poter dare un ritorno, un feedback tale da poter aiutare nella guida, soprattutto sulla frenata. Ovviamente si sente quando le ruote stanno bloccando, ma non lo so, sono un po' dubbioso rispetto a questo punto. Però è sempre un di più ed è una figata da sentire la vibrazione sui piedi. Io personalmente mi sento di poter consigliare questo tipo di pedaliera, è un prodotto ad altissima qualità. Ad oggi che sto registrando è già uscita la versione pedaliera rovesciata della V3, quindi non è più l'ultima versione, la mia, non importa, la tengo lo stesso. Un altro punto importante è il prezzo, costa 359 euro più le spese di spedizione. Se volete un damper kit vi costerà 79 euro in più. Io ragazzi non credo che ci sia altro da aggiungere, ho parlato praticamente di tutto. È una pedaliera che consiglio vivamente per chi ha voglia di fare un salto di qualità. Cosa dire? Se il video vi è piaciuto, pollice in su, un commento, se volete vi iscrivete al canale. Io vi ringrazio per avermi visto e alla prossima. Ciao!